Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Romantic Tarot. Dunque anche oggi parleremo d'amore utilizzando appunto questo meraviglioso mazzo che ovviamente ci riporta a città bellissime, città deputate appunto per eccellenza all'amore, quali appunto Vienna, Parigi, Venezia e ovviamente Roma. Parleremo d'amore e in particolar modo di una storia con una persona già impegnata, o per meglio dire una ex storia con una persona già impegnata, perché come appunto avrete già letto nel titolo, oggi chiederemo appunto agli arcani: ha chiuso la nostra storia extraconiugale, la nostra storia nascosta. Dunque vogliamo ovviamente cercare di capire se questa storia in qualche modo è davvero chiusa definitivamente, oppure se ci sono ancora delle possibilità, per esempio, di riapertura. Quindi vogliamo cercare di capire innanzitutto che cosa possa aver spinto questa persona a chiudere questa relazione nascosta con voi. Cerchiamo di capire come sta ora, come si sente ora questa persona senza di voi. Cerchiamo di capire anche l'ambiente che lo circonda, appunto come possa in qualche modo influenzarlo rispetto per esempio ad un eventuale ritorno da voi. Cerchiamo di capire quindi la posizione ovviamente del futuro e, carta a mio avviso fondamentale, il consiglio che ovviamente vi verrà appunto dato dagli arcani. D'accordo? Di conseguenza, per il principio di sincronicità, per tutti coloro che incapperanno, si imbatteranno in questo video e hanno avuto una storia ad oggi chiusa con una persona che ovviamente era già impegnata, quindi sposata, fidanzata o convivente, comunque ufficialmente con un'altra persona, vogliamo cercare di capire innanzitutto perché questa persona ha chiuso questa storia, che cosa ancora vede di bello, cosa ancora ricorda di bello ovviamente di voi, del vostro stare insieme, gli ostacoli, che cosa ha questa persona ovviamente ad oggi nel cuore, che cosa quindi vorrebbe fare, magari anche non fare, e ovviamente che cosa farà questa persona, con particolare ovviamente importanza e menzione per quanto riguarda due posizioni, cioè il destino, quindi la parola al karma circa questa storia, e ovviamente appunto il consiglio che vi verrà dato appunto dagli arcani. D'accordo? Dunque io inizio appunto a mescolare il mazzo, che appunto stenderò sul tavolo di stesa con il metodo, come avrete già ben capito, degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove appunto il più 1 sta per la carta a mio avviso fondamentale, che permette ovviamente una maggior riflessione, cioè i consigli appunto degli arcani su come voi dovreste obiettivamente agire circa questa situazione. Dunque io mescolerò appunto il mazzo con questo sottofondo, come avrete già sentito, ovviamente di pioggia, perché ormai questa zona è, direi, funestata abbastanza impietosamente da continui temporali da ormai appunto diverso tempo. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora io come sempre appunto allontano il mazzo appunto dal tavolo di stesa solo momentaneamente, ovviamente per permettervi di vedere chiaramente bene tutte le carte. Allora, iniziamo però ovviamente dalla prima posizione, ossia appunto questa, che riguarda appunto il presente di questa persona, cioè come sta vivendo questa persona questi giorni appunto lontano da voi. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Allora, questa persona sta facendo buon viso a cattivo gioco. 4 di bastoni ci parla appunto di situazioni familiari, quindi ovviamente la situazione con la compagna ufficiale, o anche in riferimento alla famiglia di origine di lui e di lei, appunto, o dell'uno o dell'altra. Quindi situazioni piuttosto serene che questa persona sta cercando, bastoni, vedete, di portare avanti con una certa dovizia. È una persona che sta cercando di, vi ripeto, andare avanti nel proprio percorso sentimentale che appunto ha scelto di portare avanti a discapito del vostro. Quindi è una persona comunque che sta cercando di tirare i remi in barca e sta cercando di, ovviamente, cancellare tutte quelle sofferenze che questa persona potrebbe, per esempio, aver provato nell'allontanarsi da voi. È una carta ovviamente di grado 4, quindi ci sta parlando dell'equilibrio, del bisogno di equilibrio e stabilità che questa persona vuole a tutti i costi, in particolar modo in questo momento. Quindi è una persona che sta cercando ovviamente di ritrovare il proprio equilibrio. Vi ripeto, ha bisogno di stabilità. Questa persona ha bisogno di risentirsi ovviamente con i piedi ben piantati a terra e soprattutto con le spalle ben coperte. È una persona che in questo momento ha bisogno di sicurezze, perché nella sua vita c'è stato un maremoto. Il 4 di bastoni proviene da una carta di terzo grado, quindi il 3 di bastoni. Le carte, da un punto di vista numerologico, di terzo grado rappresentano appunto comunque un equilibrio che viene meno a seguito dell'inserimento di un elemento in più, in questo caso voi, nell'ambito del suo ménage matrimoniale o comunque ufficiale. Lo stare con voi, il frequentare voi, appesantiva molto questa persona. Effettivamente è arrivata ad un carico di appesantimento emotivo che questa persona non è più riuscita a gestire e non è stata in grado di effettuare una scelta coraggiosa, quindi di andare oltre ciò che aveva. Questa persona si è ritirata con una sorta di necessità quasi pressante di stabilità, con molte paure. Ecco, questa persona si è rifugiata nel suo status quo, nella sua comfort zone. Questa è una persona che teme i cambiamenti, ma li teme mortalmente. È una persona che fa fatica ad affrontare un reale cambiamento e nel momento in cui si sente, non per colpa vostra, non perché voi magari lo abbiate per forza messo di fronte a un bivio, ma perché lui sapeva di essere di fronte a un bivio, questa persona non è stata in grado. Non è stata in grado volutamente di scegliere. D'accordo? Quindi qui compare innanzitutto una forte immaturità e il bisogno di certezze, di sicurezze. Questa è una persona che non sa, 1, stare da sola, 2, affrontare il rischio. È una persona assolutamente poco temeraria, direi. E quindi si è rifugiata in famiglia, 4 di bastoni. Sta cercando i consigli, il calore, l'avvicinamento, per esempio di un fratello, di una sorella, di una mamma, della sua stessa compagna. Sta cercando di ritrovare una sorta di equilibrio, perché era arrivato ad un punto che appunto dal suo punto di vista necessitava una scelta, una reale presa di posizione, ma questa persona non è riuscita a scegliere. Questa persona non ha voluto scegliere, ha avuto troppa paura, perché caratterialmente questa persona evidentemente vive di paure.
È una persona che effettivamente non sa neanche bene lei cosa voglia, obiettivamente cosa faccia bene. A se stesso, semplicemente a se stesso, avrebbe dovuto cercare di capire anche semplicemente quale delle due donne amava di più, con quale stava meglio. Ma questa persona non si è neanche fermata a pensare, perché il 4 di bastoni ci parla proprio di chi velocemente ha cercato di riprendere le redini in mano della propria quotidianità, vi ripeto, della sua comfort zone, cercando di zittire tutto quello che c'era stato sino ad ora. Quindi è una persona che agisce in maniera, vi ripeto, un po' codarda, ma obiettivamente una persona anche egoista. Perché finché ovviamente tutto collima con le sue necessità, allora è una persona che ovviamente tiene tutto questo, ma nel momento in cui ciò che lo circonda non fa più parte delle sue necessità, ebbene questa persona scarta tutto. Agisce molto a bastoni sulla scorta dell'istinto, quindi è anche una persona che riflette poco, ragiona poco. C'è la carta dell'eremita, ragazzi, qui c'è una carta di 4 di bastoni, quindi una persona che sta cercando il proprio equilibrio. Quindi sicuramente una persona che sta ragionando per quanto ovviamente riguarda unicamente se stessa, il proprio benessere, la propria stabilità emotiva, economico-professionale, finanziaria. Quindi è una persona che ama profondamente la stabilità domestica e nel momento in cui ci possa essere qualcosa che possa turbarlo, tende a fuggire e a rintanarsi in quella che è appunto la sua condizione iniziale. 4 di bastoni. Vediamo ovviamente in questa posizione cosa vede ancora di bello in voi, cosa ricorda. Vediamo, e in questo caso abbiamo il 7 di spade. Allora, il brivido, l'eccitazione. Questa è una persona che ama purtroppo anche molto provare sulla pelle proprio quell'eccitazione, il brivido del proibito. È una persona che, per carità, ha il terrore del cambiamento, però dopo un po' questo lo annoia. E quindi cosa fa? Cerca delle soluzioni alternative. Non dico, ragazzi, per forza uno svago, una sorta di ruota di scorta, assolutamente no. Ma è una persona che, vivendo però troppo in una situazione obiettivamente di stagnazione, che da una parte lo rassicura ma dall'altro lo annoia, ecco, questa persona poi ad improvviso sente la necessità in qualche modo di aprirsi ad altro e quindi con voi ha provato fondamentalmente proprio quella sorta di boccata d'aria, quella sorta di speranza in un futuro che questa persona vede in maniera molto rassegnata già scritto. Cioè questa è una persona rassegnata a permanere ancora per molto tempo probabilmente nell'ambito di questo rapporto, che vi ripeto lui sente come assolutamente rassicurante. In questa, diciamo, visuale particolarmente però, vi ripeto, stagnante, noiosa, apatica, di stabilità anche futura, ecco, voi siete stati praticamente l'oasi nel deserto, quella sorta di ora d'aria che questa persona desiderava però ardentemente. E questa persona con questo 7 di spade non ci ha impiegato molto per potercisi lanciare. Cioè è una persona che ha voluto assolutamente quello che ha vissuto con voi. Ha voluto tradire, perché il 7 di spade parla proprio di, in qualche modo, tradimento anche fisico. Quindi questa persona ha goduto e ha voluto profondamente il tradimento con voi. Ma è chiaro che questa è una persona che è profondamente instabile da un punto di vista emotivo. Cioè è una persona che, vi ripeto, ricerca la tranquillità e la serenità, che però dopo un po' iniziano a, diciamo, stargli un po' stretti e di conseguenza cerca altro. E lo aveva trovato in voi. Quindi vi ripeto, con voi è stato bene,
perché in accezione positiva il 7 di spade rappresenta proprio la speranza, quindi in qualche modo voi avete avuto un ruolo importante nella vita di questa persona, cioè gli avete fatto capire che in realtà avrebbe delle possibilità per essere felice, ma questa persona non vuole esserlo o ha troppa paura di essere felice. Quindi questa è una persona che lancia il sasso e tira indietro la mano. Cioè una persona che, per esempio, vi ripeto, parte in quarta perché vuole assolutamente e voleva assolutamente il rapporto con voi, questa storia con voi, perché stava bene, ma poi obiettivamente si è ritirata in maniera codarda, vergognosa, anche raccontando delle menzogne, perché obiettivamente il 7 di spade rappresenta appunto delle bugie, cioè attenzione che questa persona potrebbe non avervi raccontato proprio tutta la verità in riferimento al rapporto con la compagna ufficiale. Cioè, evidentemente ci sono delle verità che questa persona vi ha omesso o di cui, diciamo, non vi ha parlato o potrebbe aver proprio stravolto la realtà dei fatti, quindi aver mentito e aver creato delle realtà ex novo per evidentemente anche tenervi lontane da determinate verità. Quindi attenzione che questa persona potrebbe non avervi raccontato tutto, però vi ripeto, questa è una persona che comunque in qualche modo ha voluto fortemente il rapporto con voi, una persona che si è sentita in qualche modo bene al vostro fianco ed è una persona che posso garantirvelo, ragazzi, se dovesse tornare, potesse tornare indietro con la famosa bacchetta magica, rifarebbe esattamente tutto quello che ha fatto con voi, perché voi avete avuto un ruolo importante, vi ripeto, nella vita di questa persona. Cioè, questa persona ha visto in voi la persona giusta, la donna ideale per fargli in qualche modo riprovare il piacere di vivere, il proibito, l'adrenalina, il desiderio fisico, l'eros. Quindi è una persona che obiettivamente, vi ripeto, con voi si è divertita molto e posso garantirvi che questa persona, se tornasse indietro, rifarebbe le cose esattamente come le ha fatte. D'accordo? Quindi sicuramente tutto quello che ha vissuto con voi a questa persona è piaciuto molto. Ora vediamo in questa posizione però cos'ha nel cuore obiettivamente questa persona, quindi paure, ma anche per esempio speranze e desideri. Qui abbiamo il 2 di denari. Certo, questa persona vorrebbe essere in grado ovviamente di effettuare una scelta. Chiaramente però a questo punto dovrebbe fermarsi a riflettere, a capire perché non riesce obiettivamente a fare questa scelta. Allora ragazzi, il 2 di denari è una carta molto importante perché il fatto che questa persona ad oggi pensi ancora alla possibilità di effettuare una scelta, che cosa significa? Che questa persona in realtà non ha chiuso la storia con voi, non la vede chiusa definitivamente, non c'è una torre qua. Quindi è una persona che in realtà pensa addirittura, con gran faccia tosta, dal mio punto di vista, di poter tornare da voi ed essere di nuovo di fronte a quel famoso bivio di cui vi parlavo all'inizio. Perché? Perché il 2 di denari ci parla anche di un tentativo che questa persona ha in mente di poter, diciamo, fare nei vostri riguardi. Quindi ci parla di una comunicazione, di una lettera, di un messaggio, anche addirittura di una telefonata, da cui però potrebbe scaturire molto imbarazzo, perché proprio il 2 di denari parla di emozioni molto forti. Vi ripeto, di un forte imbarazzo a seguito di una comunicazione che potrebbe in qualche modo far sentire particolarmente a disagio questa persona, perché obiettivamente non sa chi potrebbe trovare dall'altra parte appunto del telefono, cioè questa persona non sa, caso in cui appunto voglia tornare e quindi vi scriva per esempio un messaggio, ecco, questa persona non è certa del trovarvi a braccia aperte ad aspettarlo, d'accordo? Quindi ha forti dubbi su questo. Quindi questa persona teme ovviamente da parte vostra, come penso sia lecito, una reazione negativa, quindi un rifiuto e un chiudergli le porte in faccia. Quindi vi ripeto, addirittura questa persona pensa, vi ripeto, di potervi risentire, chiamare, scrivervi anche semplicemente un messaggio, ma vedete,
comunque in questo suo tentativo di essere di nuovo in qualche modo rimandato e rispedito al mittente. Quindi teme che voi facciate un po' come questa bambina che in realtà non sta accettando di buon grado appunto questo bacio che gli viene dato da quest'altro ragazzino. Quindi pensa che voi non stiate obiettivamente al gioco, che non siate disposte ovviamente a riaccettarlo. Quindi teme una sorta di imbarazzo, teme il rifiuto, teme di non essere all'altezza di poter poi controbattere ovviamente ad una vostra affermazione o comunque al vostro iniziare per esempio una accesa discussione. Quindi questa è una persona che ha veramente un'anima pusillanime, cioè una persona direi che a gran fatica prende in mano la situazione. È una persona veramente stracolma di paure, di indecisioni, è una persona che teme di affrontare tematiche profonde. Poi può sembrare la persona, comunicativamente parlando, più brillante sulla faccia di questa terra, ma in realtà nel momento in cui si tratta appunto di trattare argomenti personali, intimi e profondi, questa persona veramente si arena, d'accordo? Quindi è una persona che non sa rispondere, non sa controbattere, difficilmente su questioni importanti sa prendere una posizione. È una persona estremamente fragile, d'accordo? Quindi posso garantirvi che ha in mente addirittura di tornare da voi, non sa appunto in quale stato emotivo potrebbe appunto trovarvi e soprattutto teme di trovarsi di nuovo di fronte al famoso bivio, perché voi gli piacete. Vi ripeto, qui c'è il 7 di spade in accezione positiva, quindi pur essendo una carta diciamo abbastanza pesante il 7 di spade, però chiaramente ha, come tutti gli arcani, ovviamente lati negativi ma anche lati positivi. Ecco, questa è una persona che sicuramente tiene molto, ovviamente, vi ripeto, alla propria serenità interiore, e quindi tutte queste situazioni lo spaventano. Però voi direte, pensa di tornare. Certo, perché ve lo dicevo, con il 4 di bastone è una persona che però poi si annoia. Dopo un po' le situazioni così rassicuranti gli stanno strette obiettivamente e quindi ha bisogno di stimoli, ma come tutti. Il problema è che questa persona cerca gli stimoli nel tradimento, 7 di spade, però ha intenzione assolutamente di chiamarvi. Parliamo di pentacoli, quindi è una persona a cui voi piacete molto fisicamente, quindi è una persona che vi desidera particolarmente da un punto di vista fisico, d'accordo? Ed erotico, quindi sicuramente cercherà un approccio fisico, d'accordo? Nei vostri confronti, quindi ha già in mente di farlo. Vediamo in accezione negativa però gli ostacoli effettivi obiettivamente a questo ritorno. E qui abbiamo immancabile la luna. Allora, questa è una persona che sa che obiettivamente ancora nel prossimo futuro sicuramente il vostro rapporto non potrebbe diventare mai ufficiale, ma ovviamente dovrebbe rimanere un rapporto, ragazzi, nascosto, la luna, l'oscurità. Vedete, qui abbiamo due amanti che pur si abbracciano, si desiderano, quindi c'è molta complicità e anche molta emotività, perché la luna parla di emozioni, di sentimenti veri, però che devono ovviamente rimanere nascosti. La luna parla di un'oscurità parziale, certo non è l'oscurità del diavolo, quindi non stiamo parlando di un rapporto che in qualche modo diciamo si esaurisce in una sessualità fine a se stessa, assolutamente no, però è chiaro che questa persona, pur provando, vi ripeto, dei sentimenti, delle emozioni importanti, sa però che ad oggi non può ovviamente garantirvi una reale presa di posizione, cioè questa persona sa che obiettivamente non può scegliere in questo momento, non può, o abbiamo detto non vuole scegliere, quindi è una persona che non può definitivamente, ecco, risolvere questo problema, cioè appunto il trovarsi effettivamente di fronte a questo famoso bivio. Sicuramente anche per problematiche esterne che ci possono essere, però ragazzi, dall'inizio di questa stesa obiettivamente non è mai comparsa una motivazione, diciamo, pratica, cioè qui non abbiamo obiettivamente una carta che ci parla di difficoltà economiche piuttosto che per esempio di una compagna ufficiale particolarmente gelosa, particolarmente assillante, possessiva.
Qui non abbiamo grosse difficoltà, qui abbiamo, o comunque difficoltà esterne a lui, qui abbiamo un soggetto della stesa molto fragile, una persona che obiettivamente è incapace di gestire i grandi cambiamenti della vita, che se ne lascia spaventare, sopraffare, una persona che veramente fa molta fatica a prendere una decisione definitiva. Quindi è sicuramente una persona che, vi ripeto, teme molto i cambiamenti, ma obiettivamente si conosce, quindi sa chiaramente che sicuramente un giorno arriverà questo famoso bivio e che sicuramente dovrà fare una scelta però definitiva, non come quella che ha fatto sino ad ora. Sa che prima o poi molto probabilmente dovrà andare a chiudere con il passato per aprirsi al nuovo e aprirsi ad un nuovo alla luce del sole. La carta successiva al 18° arcano è il 19° arcano maggiore, cioè la carta del sole. Questa persona sa che il suo percorso ovviamente deve arrivare alla carta del mondo, il 21° arcano maggiore, quindi deve completarsi il ciclo di vita. Questa persona lo sa, ma continua a temporeggiare e sa che obiettivamente qui passeranno ancora molti mesi, perché sicuramente le tempistiche della carta della luna non sono tempistiche veloci, ma la luna ci parla ovviamente di tempi medio-lunghi, quindi di un rapporto che appunto obiettivamente cambierà e potrebbe sicuramente cambiare, cioè quello con la compagna ufficiale, però non prima dei 2, 3, 4 mesi di tempo, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona sa che tornando non potrebbe darvi di più di quello che sino ad ora vi ha dato, quindi un rapporto, vi ripeto, per carità, emozionante, con grandi passioni, con grandi esternazioni anche fisiche ed erotiche, pensieri, immaginazioni, fantasie molto accentuate che questa persona ha, ma vi ripeto, questa è sicuramente una persona che da un punto di vista concreto sa obiettivamente gestire poco i grandi cambiamenti della vita, d'accordo? Quindi sa che purtroppo dovrebbe, tra virgolette, ragazzi, condannare voi di nuovo ad una storia ovviamente ancora nascosta, d'accordo? Perché vi ripeto, le tempistiche della carta della luna sono lunghe, grosso modo dai 3, 4, 5 mesi di tempo. D'accordo? Quindi ha intenzione di farsi sentire? Sì. Probabilmente anche a breve? Assolutamente sì, perché abbiamo 2 di denari. Ovviamente però vi ripeto, questa persona sa che vi desidera molto, che prova delle forti emozioni per voi, ma che obiettivamente dovrà lasciare ancora tutto nell'ombra e questo chiaramente lo mortifica, sa che arriverà a mortificare anche voi e soprattutto sa che voi potreste rispondere picche. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione obiettivamente l'ambiente familiare, amicale, magari anche professionale, come in qualche modo possa influenzare la decisionalità di questa persona. In questa posizione abbiamo, ecco, il 4 di spade. Allora, un'altra carta di grado appunto 4, cioè questa è una persona che effettivamente vuole camminare sul sicuro, è una persona lenta, è una persona che ci vuole andare coi piedi di piombo, ma ovviamente lo fa rallentando troppo le situazioni, facendo anche stare male ovviamente voi, perché non penso che voi vi siate divertite alla grande quando questa persona vi ha allontanato, altrimenti non sareste in questa stesa. Quindi è una persona egoista che pensa unicamente, ovviamente, a lenire le proprie insicurezze, ad essere lui al sicuro. È una persona che, vi ripeto, ama la tranquillità, la serenità, a discapito di chiunque possa avere al suo fianco, anche ovviamente a vostro discapito, d'accordo? Però vi ripeto, qui ci sono sentimenti e ci sono anche desideri, oltre che appunto la progettualità di poter tornare da voi. Però vi ripeto, in questo caso ragazzi abbiamo il 4 di spade, ossia appunto il 4 di spade ci parla proprio di una situazione anche domestica, quindi un rapporto con la compagna ufficiale, ma anche appunto con la famiglia di origine, piuttosto che con amici, parenti e anche appunto colleghi, una situazione che dal punto di vista di questa persona non deve risentire di alcuno scossone.
quindi di alcun turbamento. Quindi è una persona che vuole appunto mantenere l'ambiente che lo circonda il più tranquillo e sereno possibile. Evidentemente il 4 di spade, come tutte le carte di spade, ci parla comunque di chi si sente un po' con il fiato sul collo, quindi potrebbe avere, diciamo, qualcuno, non una persona in particolare, qui non c'è una regina di spade o un re di spade o un fante di spade, cioè non c'è una persona in particolare che lo tiene d'occhio, ma si sente comunque con il fiato sul collo, cioè teme che in qualche modo qualcuno appunto possa scoprirlo e di conseguenza teme appunto di incappare in problematiche più grandi di lui, che poi lui sa di non essere in grado di appunto risolvere. Dunque il 4 di spade ci sta parlando di un rapporto, obiettivamente, quello che lui ha con l'ambiente che lo circonda, quindi anche con la compagna ufficiale, per nulla positivo. Cioè non c'è un asso di coppe, ragazzi, non c'è un 2 di coppe, qui c'è un 4 di bastoni e un 4 di spade. Cioè una persona che, vi ripeto, vuole mantenere lo status quo nella propria tranquillità e serenità. Non vuole turbamenti, è una persona che non vuole litigi, non vuole confrontarsi, non vuole che qualcuno possa scoprire quello che ha fatto sino ad ora appunto con voi. È una persona che teme anche pettegolezzi, male lingue, teme in qualche modo di essere mal giudicato, quindi una persona che dà troppa importanza anche al giudizio altrui, ed è soprattutto una persona che obiettivamente vuole continuare in realtà a sentirsi al sicuro, cercando di appianare dubbi e perplessità delle persone che ha al suo fianco. Mi spiego meglio. Nel caso in cui la compagna ufficiale possa aver avuto un dubbio, perché le carte di spade possono parlare di dubbi, sospetti su di lui, ecco, sta cercando in qualche modo di tacitare questi dubbi, riportando appunto un rapporto vivibile con la compagna ufficiale. Cioè non vuole che questa persona possa avere anche solo lontanamente il sospetto che lui abbia avuto un'altra donna, cioè voi. Quindi in realtà teme di essere spiato, ma non ne ha la certezza. Perché? Perché qui non c'è una carta di corte. Se mi fosse uscito un re di spade o una regina di spade, vi avrei detto, ragazzi, qui c'è effettivamente qualcuno che lo sta tenendo d'occhio, un nemico. E quindi sta cercando anche involontariamente di proteggere voi da questa persona. No, col 4 di spade no. Questa è una persona che sta agendo per cercare di evitare qualsiasi sospetto, d'accordo? Per non avere lui, in primis, dei problemi. Quindi in realtà non ha dei buoni rapporti, perché il 4 di spade parla anche di solitudine. Ora, voi potreste obiettare, ma ha tanti amici. Certo, io posso avere anche centinaia di amici, ma non sono veri amici, sono solo conoscenti. Ragazzi, c'è una bella differenza tra il termine amico, oggi abusato, e il termine semplice conoscente. D'accordo? Oggi sono tutti amici. No. Amico è chi ha un ben preciso ruolo, conoscente tutt'altro. Quindi questa potrebbe essere la classica persona che magari ogni sera esce con qualcuno, ma obiettivamente si sente sempre più solo con chiunque possa uscire. Ma perché questa persona stava bene con voi. Voi eravate la sua ora d'aria, voi eravate la sua speranza. Poi questa persona si è, vi ripeto, rintanata di nuovo nella sua, in qualche modo, apatia, e obiettivamente in una situazione di tale aridità questa persona non può che vivere una situazione di 4 di spade, quindi isolamento, pensieri in qualche modo non ottimistici, riferimento al futuro. Vi ripeto che questa persona pensa a voi ancora, addirittura vuol tornare da voi, pensa addirittura a quello che potrebbe darvi, anzi in questo caso a quello che non potrebbe darvi, ne è comunque dispiaciuto. Quindi in realtà questa è una persona sola, una persona che non ha nessuno, vi ripeto, pur avendo 100.000 persone al suo fianco, ma è la classica persona che si sente sola anche in mezzo alla gente. Quindi questa è una persona veramente, a mio avviso, molto, molto sola. È una persona fragile, ragazzi, che cerca nell'ambiente attorno a sé delle stabilità,
che vi ripeto non sa affrontare i grandi cambiamenti della vita, o perché magari è una persona effettivamente molto giovane. Quindi nel caso in cui sia una persona anagraficamente giovane, ci sta, ragazzi, sicuramente una sorta di incapacità nel gestire momenti problematici della vita, ma nel caso in cui obiettivamente questa sia una persona già di un'età piuttosto avanzata, è chiaro che non trovandoci di fronte a un ventenne, è una persona sicuramente molto immatura, che necessita appunto ancora di quel percorso di cui vi parlavo prima con la carta della luna, d'accordo? Quindi obiettivamente questa è una persona che sta cercando di appianare sospetti, di appianare possibili litigi. Questa è una persona che non vuole problemi e che sicuramente cercherà di continuare ad appianare questi rapporti, proprio perché sa che sì, potrebbe assolutamente sì mettere fine ad una situazione pesante di difficoltà con la compagna ufficiale, con la quale peraltro anche in questo caso c'è un 4 di spade, ma obiettivamente sa che le tempistiche sono molto lunghe, ve lo dicevo appunto con la carta della luna, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che non ha particolare intenzione in qualche modo in questo momento di allontanarsi dalla compagna ufficiale, ma ha tutte le intenzioni obiettivamente invece di tornare da voi, d'accordo? Dunque in questa posizione diamo parola al karma, cioè cerchiamo obiettivamente di capire che cosa ancora dovete vivere del rapporto con questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, in questo caso la carta dell'imperatrice non ci parla ovviamente di un individuo chiaramente in carne ed ossa, ma ci parla appunto di un'energia di costruzione. Ovviamente l'imperatrice è il terzo arcano maggiore. Cosa vi dicevo inizialmente con il 4 di bastoni in riferimento al 3 di bastoni? E ovviamente poi anche nel momento in cui appunto abbiamo estratto il 2 di denari, questa persona sa già che si ritroverà di nuovo di fronte ad un bivio, cioè appunto a dover decidere di nuovo se ovviamente continuare il rapporto con la compagna o ufficializzare con voi. Ebbene sì, questa persona si troverà di nuovo a questo bivio, perché appunto è una carta di terzo grado, quindi numerologicamente parlando le carte appunto di grado 3 rappresentano appunto un bivio che però porta ad un'evoluzione, quindi qui ci sarà sicuramente un'evoluzione della vostra storia. Ovviamente la carta dell'imperatrice, quindi un'evoluzione ancora positiva, cioè evidentemente in futuro voi dovrete ancora vivere dei momenti molto positivi nel rapporto con questa persona. Ragazzi, parliamo ovviamente della carta dell'imperatrice che ha tempistiche veloci, quindi obiettivamente, proprio come vi dicevo con il 2 di denari, questa è una persona assolutamente intenzionata appunto a tornare da voi, scrivervi, perché appunto l'imperatrice parla proprio di comunicazioni, quindi sicuramente questa persona appunto tornerà da voi, vi scriverà, vi chiamerà, quindi ci sono comunicazioni ovviamente che arriveranno secondo diverse modalità, può essere una semplice telefonata oppure appunto può essere anche un messaggio piuttosto che un ricontattarvi sui social, però obiettivamente la carta dell'imperatrice parla proprio di comunicazioni che arriveranno anche abbastanza copiose e ovviamente in tempistiche piuttosto veloci, proprio perché l'imperatrice ci parla appunto di tempistiche che al massimo possono arrivare ad un mese e mezzo. Quindi è chiaro che questa è una persona che non ha ancora chiuso, ragazzi, il rapporto con voi, ma ve lo dicevo già all'inizio con questo 2 di denari, cioè questa è una persona che non ha intenzione assolutamente di chiudere il rapporto con voi. Tra l'altro la carta dell'imperatrice è legata ai due segni zodiacali dei Gemelli e della Vergine, quindi obiettivamente l'inizio dell'estate, obiettivamente, quindi sicuramente giugno, e dunque ci siamo, sarà un periodo assolutamente proficuo e benaugurale per il vostro rapporto. Quindi ragazzi, assolutamente aspettatevi al massimo entro un mese e mezzo, di nuovo delle comunicazioni da parte di questa persona, in particolare nei giorni di mercoledì e venerdì, proprio perché i giorni di mercoledì e venerdì sono particolarmente appunto legati alla carta dell'imperatrice.
Dunque posso garantirvi che questa persona tornerà da voi, quindi il karma vi va a confermare quello che appunto vi avevo detto con il 2 di denari, cioè qui abbiamo sicuramente qualcuno che tornerà da voi, che vi racconterà anche, vi parlerà anche molto di sé, perché l'imperatrice parla anche appunto di momenti di dialogo molto importanti e proficui, una persona che vorrà portare a sviluppo ovviamente il vostro rapporto, e ci parla anche di incontro, quindi questa persona vi vorrà proprio incontrare, vedere, al di là ovviamente di un momento sicuramente iniziale dialogico, quindi messaggiare, sentirvi telefonicamente, però vi ripeto, qui c'è proprio un voler tornare da voi e vedervi, riabbracciarvi, perché chiaramente l'imperatrice ci parla di un rapporto anche fisico, ovviamente, che questa persona vuole con voi, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, ha tutte le intenzioni di tornare da voi e lo farà. Quindi qui ci sono ancora dei momenti importanti da vivere con questa persona. Ovviamente, ragazzi, poi starà sicuramente a voi decidere se accettare o meno il ritorno di questa persona. Io, ragazzi, lo ripeterò sempre, nessuno deve mai permettersi di obbligarvi ad accettare la sua presenza, il suo ritorno. Se voi non volete che questa persona torni nella vostra vita, avete tutto il diritto di dire no. Quindi io, ragazzi, lo ripeterò sempre, dovete sentirvi libere, perché voi siete libere. La vita è vostra, il corpo è solo vostro, il cuore è il vostro cuore, quindi non dovete compiacere nessuno. Voi dovete raggiungere la felicità. Se la sofferenza che vi ha arrecato questa persona obiettivamente è talmente grande che provate magari anche del rancore nei confronti di questa persona, per quanto possa avervi fatto soffrire nel momento in cui vi ha lasciato, ebbene avete tutto il diritto di recuperare, di leccarvi le vostre ferite e quindi voi di cercare la vostra stabilità, proprio come lui ha fatto, egoisticamente allontanandosi da voi. D'accordo? Però la risposta ovviamente alla domanda della stesa, cioè questa persona tornerà, assolutamente sì. Ci saranno ancora dei momenti positivi che il karma vi metterà dinanzi per poter appunto vivere un qualcosa appunto ancora con questa persona. D'accordo? Vediamo, ragazzi, in questa posizione il consiglio degli arcani. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10° arcano maggiore. Allora, qui abbiamo la ruota di fortuna. Ragazzi, cercate di cogliere al volo determinate situazioni. La ruota di fortuna ci parla sicuramente del riuscire a cogliere proprio questi momenti di grande positività per cercare di cogliere il meglio da queste situazioni. Cercate di vivere ovviamente rinfrancandovi anche dalla sofferenza, dal dolore che l'allontanamento da questa persona può avervi portato, e ovviamente cercate di farne tesoro per poter andare avanti. Il 10° arcano maggiore, la ruota di fortuna, ci parla di un cambiamento, appunto una ruota di fortuna, una ruota che gira, cioè una ciclicità che ovviamente ne chiude un'altra. D'accordo? Quindi vi si apre un nuovo percorso che sarà altrettanto ciclico come tutto ciò che fa parte della nostra vita, quindi un percorso importante che si chiuderà definitivamente per dar vita ad un nuovo percorso. Andate avanti con la vostra vita, andate avanti con le vostre certezze, andate avanti con le vostre sicurezze. D'accordo? Non fatevi, ovviamente, vi ripeto, condizionare da sensi di colpa, dal desiderio di compiacere questa persona. Cercate di compiacere, come vi dicevo poco fa, solo il vostro cuore. D'accordo? Quindi la ruota di fortuna ci parla sicuramente di un prendere in mano la vostra vita, cogliere appunto al volo tutti i momenti positivi, ma magari anche momenti dialogici, comunicativi con questa persona. Magari proprio dal ricercarvi da parte di questa persona voi ne ricavirete autostima, consapevolezza. Magari in qualche modo vi sentirete ripagate di tanta attesa e di tanta sofferenza, e magari sarete proprio voi questa volta a dire no. Cercate di cogliere e riflettere su tutto ciò e tutto ciò
che il destino vi pone dinanzi. Il karma vi porrà dinanzi ancora questa persona, sì, ce lo suggerisce la carta dell'imperatrice, ma con la ruota di fortuna sappiate bene amministrare qualsiasi momento. La ruota di fortuna però, ragazzi, non ci parla solo di questa persona, no, la ruota di fortuna ci parla anche di altre conoscenze, quindi di altre occasioni non legate solo a questa persona. Quindi sicuramente voi avrete la possibilità, tra l'altro entro breve tempo, di conoscere altre persone. La ruota di fortuna parla sicuramente, proprio come l'imperatrice, di tempistiche veloci, quindi al massimo, ragazzi, possiamo parlare di circa un mesetto, qualche settimana, che obiettivamente sarà molto proficua per voi, perché finalmente vi, diciamo, porrà di nuovo dinanzi ad una situazione molto positiva, cioè per esempio il conoscere di nuovo nuove persone, d'accordo? Quindi voi andrete a conoscere altre persone che potrebbero diventare molto importanti per voi, persone che sicuramente potrebbero allettarvi con la loro conoscenza, con il loro fascino, magari anche farvi vivere delle semplici frequentazioni, magari di breve durata, ma comunque di grande fascino, situazioni di grande godimento, situazioni che comunque vi appagheranno. Ecco, la carta della ruota di fortuna vi invita a non buttar via, bensì a cogliere tutte le occasioni che voi avrete dinanzi a voi. Quindi non concentratevi, dicono gli arcani, solo su questa persona, andate avanti per la vostra strada, non state lì ad aspettare il messaggio di questa persona, non state lì ad aspettare la chiamata, la telefonata di questa persona, come lui si è preso dei tempi, avete diritto di prenderveli anche voi. Andate avanti con la vostra vita, non dovete dipendere da qualsiasi movimento faccia questa persona. Voi andate avanti con la vostra vita, perché qui di occasioni ne avrete tante. Ve lo ripeto, la ruota di fortuna ci parla di tante occasioni e dunque non sprechiamole. Andiamo avanti con la nostra vita. Ragazzi, dobbiamo imparare tutti a riassaggiare la libertà. La libertà da storie che appesantiscono, che non danno nulla, che fanno male, o come in questo caso che deludono. Qui abbiamo una persona che egoisticamente si è presa i suoi tempi, che si è allontanata da voi. Ebbene, anche voi avete diritto ai vostri tempi. Non state ad aspettare con il telefono davanti ai vostri occhi il messaggio di questa persona. Vivete, conoscete altre persone. Ricominciate a vivere, perché qui di possibilità e di opportunità, vi ripeto, soprattutto nei prossimi mesi, ne avrete veramente tante, d'accordo? Quindi cogliete al volo quello che il karma vi metterà dinanzi, ricominciate a vivere al di là di questa persona, d'accordo? Dunque siamo arrivati ovviamente all'ultima posizione, di conseguenza cerchiamo di capire che cosa accadrà ovviamente nel prossimo futuro tra voi e questa persona. Cerchiamo di capire obiettivamente nelle tempistiche identificate appunto dall'arcano. Voi sapete che ogni arcano, ogni singolo arcano ha delle tempistiche sue ben precise. Ecco, a seconda delle tempistiche di questo arcano cerchiamo di capire come agirà obiettivamente questa persona. Vediamo. E qui abbiamo il 6 di bastoni. Ecco, la carta del ritorno, appunto. Allora, ragazzi, la carta del ritorno, che però parla anche di successo, Voi vi prenderete delle ottime soddisfazioni. Qui c'è proprio una sorta di vincita o rivincita, nei confronti di questa persona, perché il 6 di bastoni è una carta molto bella. È una carta che, vi ripeto, ci parla di vittoria, ci parla di riuscita, ci parla di riconoscimento di un potere attrattivo, parliamo ovviamente di bastoni. Questa persona tornerà ovviamente da voi perché vi desidera, vi ripeto, è una persona che ha tutte le intenzioni di vedervi. 6 di bastoni ci parla proprio, vedete, di un incontro, in questo caso, in questo mazzo è la carta del dono, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ha intenzione di riaprire assolutamente il rapporto con voi, è la carta del comunicare, quindi aspettatevi, vi ripeto, delle comunicazioni da parte di questa persona.
Il 6 di bastoni è una carta molto bella, tra l'altro è anche una carta molto veloce, perché appunto è una carta che ci parla sicuramente del dover aspettare pochissimi giorni, quindi sicuramente anche in questo caso tempistiche molto veloci. Quindi il 6 di bastoni è una carta molto dinamica, è una carta molto attiva, che ci parla appunto di un ritorno, che ci parla appunto di qualcuno che torna nella vostra vita appunto quotidiana, per sicuramente riportare equilibrio, una carta appunto di grado 6 che ci parla appunto di un riequilibrio. Quindi è una persona che sicuramente, come vi dicevo con il 2 di denari e la carta dell'imperatrice, vuole assolutamente risentirvi. È una persona che sicuramente cercherà di superare degli ostacoli, anche se vogliamo interiori, ed è una persona che, direi obiettivamente, forse per la prima volta nella sua vita, in qualche modo si tirerà sulle maniche per cercare di risolvere tutto ciò che sino ad ora di cattivo ha combinato, d'accordo? Quindi tutti questi comportamenti puerili e ovviamente che hanno causato danno alla vostra interiorità, che ha appunto adottato in questo periodo con voi, d'accordo? Quindi questa è una persona che ritorna, d'accordo? Una persona che ritorna, che ha voglia di ritornare ovviamente da voi, è una persona che vi desidera ed è una persona che potrebbe in qualche modo farvi sentire soddisfatte, anche semplicemente proprio per il fatto che questa persona possa avervi ricercato. La settimana, comunque i giorni preposti in particolar modo al 6 di bastoni, sono appunto i giorni che vanno dal 21 al 27 di luglio. Quindi, vi ripeto, entro al massimo un mese e mezzo, questa persona sicuramente appunto tornerà da voi. In particolar modo tenete appunto conto di questa settimana, l'ultima settimana di luglio, dove appunto il ritorno di questa persona, ovviamente già avvenuto precedentemente, farà sentire tutta la propria energia, il carico di energia positiva che appunto porterà con sé, d'accordo? Quindi qui ci parla di messaggi, ci parla di vittoria, ci parla di nemici, rivali, ostacoli che verranno ovviamente zittiti e messi sicuramente da parte, ci parla di riconciliazione, quindi sicuramente questa persona tornerà da voi. Il 6 di bastoni, vi ripeto, è una carta molto bella. Il 6 di bastoni arriva direttamente dal 5 di bastoni, che è una carta di conflitto, quindi voi potreste anche aver avuto delle discussioni piuttosto pesanti in sede appunto di allontanamento, nel momento in cui questa persona vi ha comunicato di volersi allontanare da voi. Ecco, il 6 di bastoni porta proprio alla riappacificazione, all'ottenere riconoscimenti da parte di questa persona per come voi probabilmente vi siete comportate, d'accordo? Anche evidentemente per la pazienza enorme che voi evidentemente avete avuto sino ad ora, d'accordo? Quindi il 6 di bastoni parla proprio di successo, dell'avercela obiettivamente fatta, d'accordo? È una carta di grado sesto, quindi numerologicamente si rifà a quale arcano maggiore? Al sesto arcano maggiore, di conseguenza alla carta degli amanti, che parlano innanzitutto di scelta. Quindi ragazzi, obiettivamente questa persona finalmente tornerà da voi. La carta degli amanti parla di amore, ma ovviamente anche portando evidentemente delle riflessioni inerenti ad una sua futura scelta. Ve lo dicevo con il 2 di denari, che questa persona sa che prima o poi il vostro rapporto andrà ad evoluzione, ma che una scelta dovrà ovviamente partire direttamente da lui. Per quanto riguarda le tempistiche precise però del 6 di bastoni, il 6 di bastoni, assieme ovviamente alle carte numerali mediane dei bastoni, che appunto definiscono le tempistiche delle stese, 4, 5, 6 di bastoni, si riferiscono appunto alla seconda decade di un mese, quindi grosso modo i giorni che vanno dal 10, 11 al 20 di un mese. Di conseguenza, nel momento in cui voi andrete appunto a guardare questo video appunto in questi giorni, potreste proprio avere notizie da parte di questa persona entro il 10, 11 e il 20 del mese di, per esempio, giugno. Nel caso in cui voi guardiate questo video, ovviamente, i primi di luglio, identicamente potreste avere appunto notizie da parte di questa persona entro il 20 di luglio. O comunque potreste avere notizie da parte di questa persona entro, grosso modo, una ventina di giorni. D'accordo?
Quindi sicuramente questa persona vi vorrà rivedere, è una persona che vi vorrà proprio incontrare. Questo già ovviamente ve lo dicevo con la carta dell'imperatrice. È una persona che ha intenzione di farvi un dono, evidentemente, un regalo, proprio per risarcirvi, tra virgolette, anche di tutto quello che voi avete passato sino ad ora. Ricordate però, ragazze, mi raccomando, il consiglio che vi ho dato inizialmente con l'imperatrice e anche con la ruota di fortuna: andate avanti con la vostra vita. Non state ad aspettare spasmodicamente il messaggio da parte di questa persona, perché qui rischiereste di perdervi delle altre opportunità, le conoscenze con altre persone che qui ci saranno. D'accordo? Quindi mi raccomando, cercate di cogliere al volo il bello di tutto ciò che vi accadrà, anche magari proprio il ritorno di questa persona, ma ricordatevi di andare ovviamente avanti con la vostra vita, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando ragazze, tenete duro, ambite sempre alla vostra felicità e soprattutto a presto.